siamo pronti alla partenza, abbiamo sistemato tutte le pratiche, ma adesso siamo pronti per una nuova stagione on the road. 3, 2, 1, si parte! Mattina presto del 7 novembre e siamo in partenza da Marina di Andora. Si va! On the road con Carletto 2025-26 ha inizio oggi, nonostante il tempo uggioso, piove, quindi anche il meteo è triste perché lasciamo l'Italia. Partiamo sempre con la pioggia, sia i primi che gli ultimi giorni ci becchiamo sempre pioggia. Sarà destino? Però poi ti aspetta il sole. Sì, quello è vero. Prima sosta in Francia e prima routine che ricomincia, ossia carico e scarico. Eh sì, questo sarà il nostro compito per i prossimi mesi. In tanti ci avete chiesto dove andiamo questo autunno-inverno in camper. Non possiamo svelarlo subito, quindi seguiteci e lo scoprirete. Eccola qua sotto Martigues, la Venezia provenzale, questo piccolo isolotto nel canale che divide il Mar Mediterraneo dal Mar di Fos, un posto molto bello, meriterebbe anche un po' di visita, ma noi siamo per i viaggi lenti, ma in questo caso dobbiamo un po' velocemente fare della strada. Questa zona la conosciamo già molto bene. Eccoci dopo 630 km fatti tutti oggi, siamo partiti alle 8:30, sono le 6 circa, siamo arrivati nel piccolo villaggio di Fongeau che è tra Carcassonne e Castelnaudary, in una zona dell'Occitania molto molto carina. Siamo arrivati un po' tardi, però una breve sosta intermedia per la notte. Fa freschino. La Betty si vede che è copertissima, piumatissima. Una breve visita a questo villaggetto che è davvero delizioso, piccolino, sul cucuzzolo della montagna con il campanile al centro, ma ha una vista tutto attorno, anche sui Pirenei, che li abbiamo qui di fronte a me. E che domattina vedremo assieme.
Eccoci, buongiorno! Stamattina svegliati qui a Fanzhou, questo paesino nell'area dell'Aude, e siamo vicino alle montagne, inizia a far freschino, ha piovuto tutta notte, ancora tuttora piovigina, però ora ci muoviamo perché vogliamo risalire un po' di montagne. Guardate quest'area carina, con altri 7-8 camper questa notte, molto tranquilla, con tutti i servizi gratuiti. E ora nuovamente risalgo in camper e si parte! Eccoci nuovamente in marcia. Il viaggio prosegue e Mauretto dove ha deciso di andare, ce lo vuoi dire? Volevo semplicemente aggiungere una R al nostro paese di partenza, cioè noi siamo partiti da Andorra, Riviera di Ponente e Liguria, e stiamo andando ad Andorra, che è il piccolo principato nel centro dei Pirenei tra la Spagna e la Francia. Purtroppo il meteo non ci è molto d'aiuto, guardate che tempo uggioso, freddo no, umido, non è freddo freddo, è umido, comunque stiamo salendo in montagna. No, non è freddo, le temperature massime ad Andorra danno 7 gradi, non fa freddo, no, caldissimo. Ma Betty non è da prendere in considerazione sotto questo punto di vista, perché Betty ha freddo in estate. Ma 7 gradi è inverno, Mauro. Ma sei coperta, il riscaldamento. Abbiamo montato appositamente il riscaldamento a bordo di Carletto, e quindi qual è il problema? L'arrivo alla Veia è previsto intorno a l'una circa, quindi oggi è il secondo giorno di viaggio, ci siamo già fatti più di 700 km e d'altronde lo sapevamo, questi giorni dovevamo un po' correre e quindi cerchiamo di fare strada. Sì che voglio andare al caldo, ma Mauro mi porta ad Andorra, dove pure nevica. Guardate un po' la strada. Era nevischio, acqua mista neve, ma ora sta proprio nevicando. Ora speriamo di raggiungere il colle presto e scendere dall'altra parte dove dovremmo abbassarci di quota, e mi auguro non ci sia così imbiancato, perché in realtà la neve non è che mi piaccia più così tanto, preferisco il caldo, decisamente. Tu, Mau? Oh, io la neve l'ho sempre adorata, mi piace sciare, però negli ultimi anni... Preferisci anche tu il caldo? Sì, negli ultimi anni anche io preferisco il caldo. E arrivati anche in dogana ad Andorra. Ben 2222 metri siamo arrivati. Qui iniziano a esserci le piste da sci. La strada adesso è tutta a tornanti e ci auguriamo sia buona da fare con il camper, perché comunque il fondo è molto scivoloso, come dice Mauro, scuggioso. Proseguiamo, andiamo negli altri paesini di Andorra. Adesso abbiamo passato Pe de la Cas, che è il primo villaggio, il primo villaggio, perché è talmente piccolo. Sailing Ronic anche sul Col dell'Enverlira a 2408 metri. Temperatura 2 gradi e 3. Fa abbastanza freddo, tu sei senza giacca e nevica, che bello! E comunque qui, essendo un principato,
indipendente a prezzi agevolati, e anche qui, come la Spagna e le Canarie, i prezzi del gasolio e della benzina non sono per niente male. Il gasolio ora qui di fronte l'abbiamo a 1,2,25, invece la benzina a 1,362, che anche l'altra 1,302, insomma. Non male, adesso Non andiamo male. a farne il pieno? Sì, andiamo in giù. Vai. Superati gli oltre 2400 metri, finalmente dal passo scendiamo. Ora mi auguro che anche la temperatura salga un po', perché 2 gradi alle 13 del pomeriggio non sono per niente male. Troppo freddo per Bettina che ama il caldo. Eccolo qua Carletto, dove siamo arrivati? A Andorra la Vella, ossia la città principale di Andorra. Eccola qua dietro di noi. Noi siamo fermi oggi in un campeggino, siamo arrivati all'ora di pranzo, così adesso fortunatamente è uscito anche il sole. Abbiamo trovato la neve sul passo, 2400 metri, nevicava. Carletto si è comportato benissimo. Sì. E ora la dedichiamo a vedere un po' di cittadina, insomma, ci facciamo 2 passi. La neve! Il campeggio. Eccolo qui. Comunque, perché noi siamo venuti qua? Perché a Mauro piace vedere posti dove gli italiani non vanno. Così abbiamo letto su internet, che è poco frequentato da italiani. Infatti questa è una cosa che per noi è un vanto, plus. è un plus. Gli italiani qua non ce n'è neanche uno. Infatti stavo guardando adesso le targhe dei camper, ci sono danesi, francesi, spagnoli. Vabbè, francesi e spagnoli sono qua di fianco, è facile. Belgi, olandesi, Tedeschi ovviamente. tedeschi e basta, al momento abbiamo visto solo Italiani niente, come al solito. Valira Camping. Si sta affollando adesso che noi siamo appena arrivati, abbiamo pranzato in camper e ora ci andiamo a fare 2 passi, ma camper ne continuano ad arrivare. Mauro già è contento perché qui nel camping c'è anche la piscina e l'idromassaggio riscaldati. Dopo ci andiamo, Vediamolo da fuori. La moka di Carnevale, Enorme moka. che fa un caffè che per ogni scherzo vale. L'immagine che abbiamo noi di Andorra è un po' quasi una Monte Carlo tra le montagne. Vero? Tutti questi grattacieli, tenore della vita decisamente elevato, le auto sono quasi tutte di lusso. Qui ad Andorra fanno la fondue, che è un misto della fondue e della raclette. Ecco la bandiera di Andorra, blu, gialla e rossa, con uno scudo al centro. Siamo arrivati anche alla famosa scultura dell'orologio Mollo di Salvador Dalì, il nostro amico Salvo che ci segue un po' ovunque, mi fa sempre piacere, o meglio siamo noi che seguiamo lui. È preciso? Insomma, così cos'ha.
Ecco qua, siamo arrivati ad Andorra, lo si vede alle mie spalle, c'è anche scritto, che è un piccolo principato tra le montagne, tra la Spagna e la Francia. Trafficatissimo, è un grossissimo centro commerciale, per i vantaggi che si possono avere economici, alcuni prodotti detassati. In realtà questo principato, non si sa per quale motivo, è governato da un duo, un vescovo della cattedrale andorrana, e non si sa per quale motivo c'è anche il presidente della Francia. In realtà cosa c'entra il presidente della Francia con Andorra non si sa, è solo confinante. Qui il francese lo parlano tutti, ma la lingua ufficiale è il catalano, quindi evidentemente qualcosa della storia che... Un po' di traffico, un po' di gente, Zona site turistica. In più anche sabato, quindi sabato pomeriggio, quindi abbiamo tutti francesi e spagnoli che vengono qua in zona. Infatti c'è una bella ressa, vediamo. Abbiamo trovato un adesivo dei nostri, ma chi l'avrà messo? Chissà. Eccolo Carletto, che lo ritroviamo dopo la nostra passeggiata per la cittadina della Andorra la Vella. Torniamo in camper, perché cosa vogliamo fare? Andiamo a vedere la piscina, è aperta e quindi un po' di acqua calda ci fa bene. Andiamo a prepararci. Dopo una giornata di temperature abbastanza rigide per essere ancora autunno, una bella jacuzzi, acqua calda ci sta benissimo. Questa sera, visto il freddo che fa fuori, siamo a 2 gradi, per far felice la Bettina, polenta, guardate. Polenta col sughetto e il formaggio, un po' taragna diciamo. Mi mancava proprio. Ecco quindi la Bettina che è pronta a mangiarsi la polentina. Come al solito fai le tue rime, Mauretto, Intanto tu ti mangi la polenta con E tu questo non sei freddo. contento con questo freddo? Certo che sono contento, la mangio molto volentieri. Comunque con questo noi vi salutiamo, perché dopo la polenta andiamo a dormire e ci vediamo, forse, e ci vediamo domani mattina. Ciao, ciao ciao.